Chi ha costruito le famose piramidi di Giza e a cosa servivano realmente? Ma perché sono così alte? Chissà che cosa c'è dentro. Ma non sono stati gli alieni? Signori, buongiorno e benvenuti nel secondo episodio del Real Egypt Trip. Oggi ci troviamo a Giza e proveremo a rispondere a tutte queste domande che anche noi ci siamo fatti. Oltretutto inizieremo ad ambientarci con il vero Egitto local. Inizieremo a avere i primi contatti con quello di cui vi parlavo all'inizio dello scorso video, quello che è realmente questo paese. Vi ho già rubato troppo tempo, mettetevi comodi, godetevi il video e buona visione. Signori, siamo arrivati in questa specie di hotel che non ho ancora capito che cos'è, perché stamattina una signora ci fa, gli faccio: ma signora, lei lavora qua? No, io vivo qua. Ah, vabbè, a posto. Abbiamo comprato, cioè Nick ha comprato la dish dasha verde e la keffia palestinese. Guarda che rassa de homo. Io invece ho preso questa keffia. Mamma mia, guarda che bello questo colore, giallino, bianco, grigio, nero, dorato. Beh, colore egiziano che useremo domani. Siamo sulla terrazza del nostro semi-hotel, comunque lì ci abita qualcuno, che è la signora che gli ho chiesto stamattina. Ma guardate che bello qua, per 5 euro a notte, colazione inclusa, con le piramidi, clamoroso, col tramonto adesso. Guarda che è venuto più scuro e si illumina di rosso, guarda che bella. Non si può camminare qui né di giorno né di sera. Io mi domando, mamma e amiche tue che dite: ah, vorrei essere io qua, cosa venite a fare qua? Non sopravvivete un giorno. Qua vi pull-upano ovunque se non state attenti, dai bambini dai 3 anni fino a qualsiasi età. Qui veramente ti chiede soldi qualsiasi persona. Fate 5 metri, vi hanno già fermato 10 persone. In questi giorni abbiamo visto di tutto. Abbiamo visto 4 persone su una moto, 20-25 persone su un camion. Poi i locali qui sono in mezzo alla strada, fa straridere come cosa. È proprio un posto da pazzi l'Egitto, è assurdo. Zero marciapiedi, qui si passa in mezzo alla strada. Ma che cazzo è? Qua non si fermano. Se in Giordania quando eri quasi davanti si fermavano, qua non si fermano, qua vanno dritti. Anche qui nei supermercati hanno solo patatine, cioccolata e bibite. Qui si mangia esclusivamente fuori local, nei posti, nei ristorantini. Oh, guardate quante banane qua, che ne sia il disastro. Ragazzi, guardate cosa c'è per le strade. Questo è molto tipico nei paesi arabi, asiatici, africani, dove la povertà regna. Questi sono dei rubinetti, sono delle tazze dove bevono tutti, ovviamente tutti mettono la bocca, e proprio qui bevi in giro, proprio per la difficoltà di trovare acqua potabile in giro. È impressionante come io faccia fatica a tenere gli occhi aperti qua. C'è uno smog allucinante, c'è polvere, sabbia, rifiuti dappertutto. Vabbè, però questo è local, è tipico qua. Egitto non è solo piramidi, geroglifici, oro, eccetera. Egitto è egiziani, traffico, smog, tuk tuk e anche quelle altre belle cose che abbiamo detto. Credo che comunque questo posto qua, per quanto male possa essere messo, dobbiamo essere in grado di cogliere quei momenti in cui vediamo i bambini e le persone felici, perché noi che abbiamo tutto ci lamentiamo. Loro che non hanno niente, sì, si lamentano, ovvio, ma quando sono felici sono veramente felici e non hanno comunque niente. Ragazzi, siamo arrivati in hotel. Allora, fa caldo, ho mal di testa. È stata una serata molto particolare perché abbiamo mangiato bene. Siamo andati sopra alla terrazza di un altro hotel che si vedono tutte quante le piramidi. È una figata, anche se era tutto quanto scuro. Ogni tanto c'era la luce, ho fatto qualche foto, ma non rende tantissimo. Domani ci aspettano le piramidi e buonanotte. Signori, buongiorno da quel di Giza, dentro il sito delle piramidi. Sì, finalmente siamo entrati nelle piramidi. Biglietto che ha diversi prezzi in base a se volete entrare dentro le diverse piramidi. Micerino la più piccola, Kefren la media e Giza la più grande. Maybe tomorrow? No, thank you. Maybe next year? No, la prima regola da attuare, come a Petra, stessa cosa, vi assaliranno per vendervi cammelli, cavalli, guide, questo e quello. Andate dritti con la vostra testa e non date retta a nessuno, perché non vi lasciano più stare, se no, no thank you, va benissimo. Fate attenzione all'inizio, mi raccomando, perché vogliono fregarvi dicendovi che la piramide chiude tra poco, la piramide ha un orario molto breve che rimane aperta. Cazzate, anche perché no, thank you, no, anche perché hanno appena aperto praticamente, aprono alle 8, quindi come fa a chiudere adesso la piramide? Andate a piedi che vi camminate un po' questo sito archeologico, che c'è anche una bellissima giornata di sole, fa stracaldo, ci sono 30 gradi, oggi toccheremo i 35 e enjoy! Ciao ragazzi, ciao Morino!
Beh, appena entrate nel sito fate 5 minuti di salita a piedi e vi trovate subito a destra la piramide di Cheope, detta anche la piramide di Giza. Questa è la piramide più importante di tutti ed è anche la più grande. Pensate che le piramidi, quando furono costruite, il progetto venne pensato proprio perché la loro costruzione durasse per l'eternità, e infatti è così, hanno 4500 anni più o meno. La piramide di Giza, che è la più grande, venne progettata dal faraone Khufu nel 2550 a.C. È la più alta di tutte ed è alta 147 metri, e si dice che furono utilizzati 2.300.000 blocchi di pietra per costruirla, ciascun blocco il cui peso andava in media dai 2,5 fino alle 15 tonnellate. E pensare che tutto ciò è stato fatto dall'uomo è veramente impressionante, perché è veramente simmetrica, i lati sono perfetti, è fatta veramente da Dio. Allora ragazzi, io ero una di quelle persone che credeva che le piramidi non fossero state costruite dagli esseri umani, no? Perfetto, adesso che sono arrivato qui e anche a Saqqara, credo proprio che le abbiano costruite gli esseri umani, senza ombra di dubbio anche, direi. D'altronde sono passati 4500 anni, che sia proprio ancora così bella, integra e fatta bene, è veramente tanta roba, l'hanno veramente studiata bene, progettata e fatta perché durasse per l'eternità. A primo impatto, quando siamo arrivati qua, abbiamo detto, beh, questa qua di Giza pensavo fosse più grande, pensavo fosse il doppio di quella di Saqqara, e invece no, vedendola da vicino sì, è più grande, ma non di così tanto. Secondo le credenze dell'epoca, con il passaggio alla vita ultraterrena, i faraoni egizi sarebbero dovuti diventare delle divinità. Infatti le piramidi erano dei templi e delle tombe dedicati proprio a loro, perché insieme a tutti i doni, a tutte le cose più preziose, venivano seppelliti in diverse camere dentro queste piramidi. Quindi la grandezza di queste piramidi è dovuta dall'abbondanza di doni, di cose preziose che gli dovevano servire al faraone nell'aldilà. Ci sono altre piccole piramidine che hanno un'importanza inferiore rispetto alle altre, però comunque qui non servono soltanto queste tre piramidi. Di fianco alla piramide di Giza c'è la piramide della regina Hatshepsut. Va bene, andiamo ad ammazzarsi anche oggi allora, va. Ma con lo zaino così è indecente veramente. Che male alle gambe, mamma mia. Che rassa è caldo che farà qua dentro. Devi mettere prima la punta destra e poi la pianta sinistra, guarda come scendo. Easy. Oh Nick, ma perché i cunicoli qua erano così piccoli? Figa, io sono 1,85, è un problema questo. Erano dei nani. Si dice anche che gli egiziani erano dei bei nani, infatti erano molto piccoli tutti quanti. Siamo dentro la piramide della regina. Non ho capito come si chiama. Katy Perry. Se noi abbiamo fatto questa strada per il cazzo, non c'è niente. Io non scendo neanche giù. Io sto direttamente qua, non scendo giù. Ragazzi, non venite alla piramide della regina dentro, non c'è veramente nulla. È il nulla più totale, neanche mezzo geroglifico. Zero. Sono tutto su A. E poi ti gratta tutto lo zaino sta roba. Mamma mia. Potete entrare solo se siete dagli 1,70 in giù. Consiglieresti di entrare nelle piramidi? Decisamente no. Allora, magari in quella di Giza dove non siamo ancora entrati, magari sicuramente ci sarà qualcosa in più rispetto a quelle che abbiamo fatto finora, però no, non lo consiglierei, perché i video che trovi su internet dell'interno di una piramide ti dicono quello che serve. Paradossalmente c'era molto di più nella piramide di Unas di ieri, nella necropoli di Saqqara, c'erano molti geroglifici, c'era il sarcofago. Qua non c'è proprio niente, non c'è mezzo geroglifico. Ragazzi, no climbing, mi raccomando, guarda loro, però loro non vengono multati. Amorino, ciao bello, ciao. Ciao Amorino. Quelli Stanno climbando. Stanno climbando quelli. In questo momento toccheremo un sasso qua, un masso, solo per dire che ho toccato la piramide di Giza. Allora Fabio. Fabio. Quella è l'entrata della piramide di Cheope, ma noi adesso andremo sopra per climbare un po', facendo finta di entrare, qualche video, qualche fotuzza e poi via. Perché non entriamo? Abbiamo visto un sacco di video su internet che non ne vale la pena. Siamo entrati nelle altre piramidi. No, secondo me non ne vale la pena. Se siete claustrofobici, se si dice così, non entrate perché morite dentro. Se state male è un bel casino tirarvi fuori. In realtà noi stiamo solo climbando, poi andiamo dritti verso l'uscita. Siamo qua tanto per il chilling. Allora qua sto climbando e basta. La nostra climbata sulla piramide di Cheope è stata fatta. Adesso andiamo a vedere le altre. Piramide di Kefren.
Guardate la differenza tra le punte di quella e quella di Giza. In quella di Giza non è rimasto più niente. Rimasto? Perché è rimasto? Perché si dice che le punte delle piramidi erano ricoperte di materiali preziosi, più comunemente detto oro. Si dice che appunto erano ricoperti di oro o altri materiali preziosi perché, essendo altissime, questi materiali, riflettendo la luce, si potevano vedere perfino dallo spazio. In realtà non si sa e non lo sapremo mai. Non si ha una reale certezza, però non lo so. Guardate la punta che vi dicevo, infatti, come viene in fuori. Non è proprio piatta liscia dentro alla stessa altezza di tutta quanta la piramide, è più in fuori, è più liscia ed è fatta diversamente. Sopra era ricoperta da materiali preziosi questa. Oh, ti fermano tutti i bambini, ti assillano. C'è un bambino che ci ha assillato più volte e noi le abbiamo detto: Queste robe che cossa tutto. cioè, basta, queste robe che cossa tutto. Cioè, basta. Ragazzi, non pensate male, ma sono abbordato da bambine che vengono continuamente a salutarmi. Magari perché sono bello vogliono sposarmi. Mi hanno salutato tipo 20 bambine, ma hanno tutte quante accerchiato. Io non sapevo più chi guardare. E no, I don't understand, ne sono da via. E questa è l'ultima piramide delle grandi piramidi di Giza, che è la piramide di Micerino. Quelli erano dei pannelli solari che si utilizzavano nel 2000 a.C. per catturare l'energia del sole, rifletterla sulla piramide di Micerino, e la piramide di Micerino emanava sole dappertutto in modo tale da illuminare tutto il Cairo. Guardate la particolarità, vedete la base qui? Lì è tutta quanta intatta ancora, qua è tutto quanto crollato. Non vorrei mai che questa base in realtà era tutta quanta la copertura, oppure soltanto un piano qua di base. Non lo so sinceramente. Diciamo che quella di Micerino dovrebbe essere la più soft per entrare delle tre grandi piramidi, ma noi non entriamo in nessuna perché, ripeto, abbiamo già visto i video, tutto quanto, non c'è assolutamente nulla. Claustrofobia, muori di caldo, sudi e ti spacchi anche la schiena, le gambe e il culo. Oh, finalmente l'abbiamo trovato anche qua, Colase e il Busio de Micerino, il famoso Busio. Ciao amorini belli, ciao amorini, cucciolini, ciao! Adesso stiamo andando dentro il deserto per andare a vedere la best view di tutte quanti e 6 le piramidi. 6 sì, perché ce ne sono altre 3 qua. Ex piramidi, tombe, non so. Ormai sono tutti quanti cumuli di massi. Bellissima vista da qua, veramente siamo perfetti, anche col sole dietro di noi che ci bacia, perché il sole bacia i belli e io sto bruciando come un vampiro. Oh, guardate in cielo quanta gente che fa parapendio, paracadutismo o come cavolo si chiama. Guarda quanti, guarda, Oce, guarda quanti, tutti colorati diversi, che bello. Ricordo quel periodo della mia vita in cui facevo paracadutismo e non facevo ancora i video. Peccato che non ho video da farvi vedere. Comunque, confrontandomi con il deserto della Giordania, posso dire che questo deserto egiziano è molto più sabbioso e non vedo canyon, non vedo rocce da nessuna parte, mentre in Giordania era più rosso e c'erano un sacco di canyon e rocce ovunque. Siamo nell'altopiano di Giza, dove inizia il deserto. Bella questa. Bella sì. Questa se la portiamo a casa. Sai cos'è? Sai cos'è? Sì, È quella che c'era, nelle piramidi. che è il tipo fatto così con la torcia. Siamo a 5 minuti a piedi dalla piramide di Micerino. Adesso andiamo verso l'uscita perché l'ultima tappa è la Sfinge. Guarda che bella sta Sfinge. Allora, ha il corpo di un leone e la testa di un uomo infaraonato, chiamiamolo. Si potrebbe entrare sotto, ma in realtà non si può neanche entrare qui, quindi non si può entrare, diciamo, neanche col biglietto. Nella mitologia egiziana la Sfinge era un monumento che veniva costruito vicino alle piramidi, come un loro simbolo di protezione, proprio per augurare al faraone una serena vita nell'aldilà. E la testa umana che ha questa Sfinge è proprio per rappresentare il faraone che doveva proteggere. Si dice che è stata costruita nel 2500 a.C. ai tempi del faraone Chefren. Oltretutto, come sapete, la Sfinge non ha più il naso. Si dice che nel 1790 più o meno, durante una battaglia guidata da Napoleone, una cannonata le ha distrutto il naso, ma in realtà ci sono delle prove che si vede che nel 1737 non c'è già più il naso. Oltretutto la Sfinge non è stata costruita lì per casualità, non è stata costruita lì perché c'era una collinetta, no. Si dice infatti che gli egiziani l'avevano costruita apposta perché sapevano che durante
durante il giorno dell'equinozio di primavera, ovvero il 20 marzo, l'ultimo giorno d'inverno, il sole, come vedete su tantissime immagini internet, tramontava sulla spalla destra della Sfinge, e secondo gli egiziani questo attribuiva un'importanza ancora più maggiore alla Sfinge, che era lì per proteggere i faraoni nell'aldilà. Mi raccomando ragazzi, entrate dall'entrata, non dall'uscita come abbiamo fatto noi. Abbiamo trovato un egiziano gentile, entrate dall'entrata. Dare una risposta 100% sicura alle domande che ci siamo fatti all'inizio è impossibile, in quanto, non essendo presenti all'epoca, non possiamo avere nessuna certezza. C'è chi dice che li hanno fatti gli schiavi, chi dei volontari pagati, chi dei faraoni, chi gli alieni, ma una cosa è certa: non ci resta oggi che ammirare la loro immensità e bellezza. E voi invece cosa ne pensate? Qual è la vostra versione? Lasciate qui sotto un commento su quello che pensate, in modo da poterci confrontare tutti quanti. Noi ci vediamo martedì prossimo, come sempre alle 19, dove ci addentreremo in una delle città più caotiche del mondo, il Cairo. Preparatevi, perché il vero Egitto, quello che pochi ne sono a conoscenza, sta per iniziare. Like e iscrizione se non l'avete ancora fatto, seguitemi sui social per rimanere aggiornati su tutti quanti i miei viaggi. A martedì prossimo, baci, abbracci e spuaci. Ciao!